Ciao, sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi ti parlerò del mix e del belting. Mix e belting, due parole che sentiamo spesso pronunciare da cantanti e insegnanti di canto. Ma cosa sono e cosa possiamo fare per ottenerli? Questi termini hanno innanzitutto a che fare con delle tecniche per raggiungere gli acuti in voce piena. La differenza tra le due tecniche starebbe nella diversa gestione dei meccanismi e dei registri vocali. Se non vi è chiaro che cosa sono, vi consiglio di andare a vedere i video relativi a questi argomenti. Per farla semplice, dato che la didattica è già abbastanza confusionaria di suo, il belting avrebbe a che fare con la produzione di note acute in meccanismo 1, o addirittura il registro di petto, cioè in consonanza di petto, come accadrebbe per le note gravi. Il mix, o voce mista, invece avrebbe a che fare con una gestione dinamica del passaggio tra M1 ed M2, che verrebbe in questo senso miscelato, costruendo quindi una specie di ponte che collega il meccanismo 1 al meccanismo 2 e anche collegherebbe i due punti di consonanza, il petto con la testa, trovando una via intermedia che possiamo chiamare consonanza mista. Va da sé che il belting, essendo a massa più spessa, quindi le corde vocali sono più ingrossate, diciamo così, produce un suono sicuramente molto pieno, però anche molto dispendioso, molto faticoso per quanto sia potente. La voce mista invece ci darebbe un suono più morbido, più alleggerito, agile, ma allo stesso tempo pieno e collegato. Entrambe sono tecniche che ci permettono di evitare lo switch in falsetto, quindi il famoso break vocale a cavallo dei due registri. In questo modo, nel primo caso, nel caso del belting, ritardiamo il passaggio il più possibile. Nel secondo caso della voce mista, invece, lo assecondiamo, però gestendolo in maniera bilanciata. Provo a farvi qualche esempio. Belting, rimango in M1 nel mio punto di passaggio. Ma oppure vado in voce mista, così. Ma allora, come sentite, in realtà non c'è tanta differenza tra i due suoni, però vi posso assicurare che il primo è molto dispendioso. Tra l'altro sentite poca differenza perché c'è il compressore sul microfono in questo momento e quindi il volume viene appiattito. Ve lo faccio risentire senza il compressore sul microfono. Sentite un po'. Come potete notare c'è molta differenza di volume, ma il volume mi serve poco, perché poi quando vado dal vivo su questi generi moderni vado a cantare col microfono. Il microfono mi dà il volume che mi serve, ma non ho bisogno di cercarlo io tutto quel volume. Per cui a parità di suono microfonato amplificato, il secondo, quindi in voce mista, è molto meno dispendioso. Arrivo al punto, io sono un fautore del mix, perché il belting appunto risulta anche, oltre che pesante e faticoso, può essere anche usurante nel tempo. Inoltre il belting ci permetterebbe di arrivare poco oltre il passaggio, ma non ci permette di salire ulteriormente, a differenza del mix. Per di più, a parità di risultato, il mix ci permette appunto di essere più leggeri, più agili. Chiaro che è un po' più complicato, nel senso che è un'emissione un po' più tecnica, ci vuole un po' più di tempo per capirla, per impararla e padroneggiarla davvero, però vi posso assicurare che dà molti frutti. Vi consiglio un articolo interessantissimo di Antonio Di Corcia, cantante, insegnante di canto, ricercatore, veramente formidabile. Vi lascio il link in descrizione, in cui racconta un po' come in realtà quello che spesso percepiamo come belting in realtà è un mix molto ben gestito che l'orecchio percepisce come pieno, assolutamente pieno, ma che non è un vero belting, non è un M1 portato verso l'alto, ma molto spesso è il risultato della gestione della voce mista. Ora arriviamo al punto: come raggiungere questo mix in voce piena? Questa è la domanda da $1 milione. Innanzitutto potrà sembrare banale, però bisogna imparare una corretta respirazione, perché parte tutto da lì. Se io respiro in modo scorretto è ovvio che non riuscirò a gestire correttamente il mio suono.
Inoltre devo focalizzarmi molto sul trattenere l'aria e non soltanto sullo spingerla fuori, quindi c'è una grande dose di appoggio e non soltanto di sostegno. Per quanto possa sembrare che ci sia una prevalenza di sostegno, in realtà l'appoggio sta lavorando tantissimo, quindi sto trattenendo l'aria mentre sto emettendo questo suono molto pieno. Questo ci permette di creare una pressione, anche una compressione, che ci permette di mantenere il suono sotto controllo e evitare di spingere troppo. In secondo luogo, bisogna assolutamente gestire il nostro tratto vocale in maniera orizzontale e trasversale e non verticale. Questo è il grande errore che si fa spesso. Dopo vi spiego meglio cosa intendo, però il punto è di tenere la laringe in una posizione stabile, perché se io penso il mio suono verticalmente, la mia laringe si abbassa, ok? Ma io voglio fare una nota acuta, quindi non riesco a raggiungere questa nota se abbasso la laringe, se non appunto sforzandomi. Questo accorgimento andrà applicato a tutte le vocali e consonanti, anche in un certo senso, in maniera differente su ogni fonema, quindi bisogna fare tanti aggiustamenti per mantenere la posizione del mio tratto vocale e della mia laringe stabili. Infine bisogna attivare e controllare una buona compressione cordale, perché questa fa sì che il nostro M2 non risulti troppo molle, ok? Ma inizi ad assomigliare in modo piuttosto incredibile al nostro M1. Non vi darò esercizi per il momento, ma cercherò di essere chiaro con degli esempi. Esempio numero 1, The Wicker Man degli Iron Maiden. Bruce Dickinson ha un modo di cantare veramente potente, quindi ascoltandolo verrebbe da dire che canta in belting. In realtà è un bravissimo mixer, secondo me, che ti fa passare questo suono in voce mista come un belting. Poi sicuramente ci dà dentro, però vi faccio sentire come potrebbe essere una canzone degli Iron Maiden cantata veramente in M1 oppure in mix, e in questo mix in realtà vado in M2. Ve lo faccio sentire. Butto tutto fuori. Your time will come. Trattengo. Your time will come. Come avete sentito, nel secondo caso il suono è molto meno spinto e inoltre mi permette di collegarmi con l'esempio 2, che posso fare sempre su questo brano in realtà. Cioè, come avete sentito, io adesso ho tenuto la posizione della E, ok? Il suono è cambiato sicuramente, però l'ho mantenuto in una posizione di consonanza e di risonanza migliore per queste note acute. Ciò non toglie che io possa poi modificarlo ulteriormente mantenendo quel punto di focus, però diciamo che mi dà un'impostazione più stabile e più diciamo comoda. Perché tenere la E? Perché se io lo porto verso la O, la laringe si abbassa e quindi di nuovo ritorna il tema della verticalizzazione. Se io abbasso la laringe vado a gestire il mio suono verticalmente e quindi succede una cosa di questo tipo. Your time! Ok, la laringe si abbassa e diventa anche molto faticoso il mio suono. Quindi nella maniera migliore, secondo me, vado a gestire il suono in questo senso qua. Your time! Quindi anche la A la faccio risuonare qui e non your time! Non va giù, ok? Altro esempio, sempre per questa gestione delle vocali, per esempio Million Reasons di Lady Gaga. La frase del ritornello in cui va sull'acuto, se io lo gestisco verticalmente, possono succedere due cose: o vado in falsetto o spingo troppo. Vi faccio sentire in questi due modi errati e poi nel modo in cui lo farei io. I've got 100 million reasons to walk away. Succede questo, quindi si switcha il suono. Oppure I've got 100 million reasons to walk away. E non ci arrivo. Oppure I've got 100 million reasons to walk away. Così ci sono arrivato e sentite che ho tenuto la posizione della E e ho gestito il mio suono in questo modo e non in questo. Quindi non ho, anche se sto andando in M2, non sto spostando il focus e quindi in realtà rimango sempre in consonanza mista. Ultimo esempio riguardo la compressione cordale. Prendo l'esempio dei Deep Purple, Strange Kind of Woman. In questa canzone ci sono alcune note che fa sicuramente con una grande compressione cordale,
tant'è che delle volte lui sporca pure la voce, però in questo caso, anche se la voce è pulita, si sente che c'è una compressione che gli permette di andare in M2 senza però andare in falsetto. Vi faccio sentire, lui fa così circa. I couldn't love her. Questa nota acuta, a parte il fatto che tengo sempre la posizione della E, come potete sentire, è il frutto di una grande compressione cordale. Se non attivassi questa compressione, quindi questa chiusura della gola e delle false corde, in questo caso andrei in falsetto, o comunque in un suono di testa che non risulterebbe pieno, non risulterebbe abbastanza rock. Succederebbe una cosa o di questo tipo, I love her, proprio falsetto, oppure anche se cerco un po' di mixarlo, di portarlo verso la maschera, però si sentirebbe comunque I love her. Si sente un po' questo stacco qui. Invece I love her sembra in belting, in realtà non sono assolutamente in M1 su questa nota, ve lo posso assicurare. Spero che con questi esempi il discorso sia un pochettino più chiaro e di non avervi invece confuso ancora di più le idee. Se avete domande scrivetemelo nei commenti e magari dedicherò altri video a questi argomenti molto interessanti. Ovviamente è impossibile risolvere questi argomenti molto complessi in un semplice video, però spero di avervi dato qualche input interessante. Bene, grazie per aver visto questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi pure domande o richieste nei commenti che potranno diventare il tema di video futuri. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!